Se io dovessi immaginare un nuovo modello ISO oggi, immaginerei una GT. La Grifo 90 nasce nel momento in cui sembra che si possa essere un rilancio del marchio, come progetto complementare della costruzione di pullman di lusso con questa famiglia di Palermo rivolta. Pensa che sia arrivato anche il momento giusto per presentarsi sul mercato con una GT. Questa GT viene data a Dallara per quanto riguarda la meccanica e a Gandini per quanto riguarda la linea. A Modena viene presentato alla stampa come macchina ormai fatta, realizzata. In realtà alla stampa è stato presentato il manichino di legno. Non aveva il motore, le ruote non sterzavano, era un manichino. Il problema qual è stato? Che sono finiti i fondi e di conseguenza si è bloccato il progetto. Questo manichino è sparito dalla circolazione. Come ha fatto ad arrivare qui ad Ozzago? C'è una telefonata da Piero Rivolta che mi chiede di aiutare il Roberto Negri per ritirare un mucchio di materiale che Zagato ha, ma che è di proprietà dell'ingegner Rivolta. C'era il manichino dell'ultima versione del Grifo 90 già modificato da Zagato. Grande entusiasmo, sorpresa per il ritrovamento di questa macchina qui. Era una rivisitazione da parte di Zagato della Grifo 90, terrificante, secondo me. Perché si sono messi a cercare il papà con gli altri amici delle isole la 90, quella originale. Quando c'era stato il sequestro fondamentalmente dell'azienda di Palermo per problemi di ordine pubblico, Righini aveva ritirato del materiale. Mario Righini, famosissimo come collezionista, e il manichino ce l'ha lui. Compriamo il manichino presentato alla stampa, poi qualcuno dice: ma perché non la costruiamo? Tu la vuoi, tu la vuoi, tu la vuoi, tu la vuoi. A far la somma di chi la voleva sono venute fuori 9-10 macchine da costruire. Mio zio ha ricostruito tutto il modello in 3 dimensioni. Con l'aiuto di mio fratello che ha sviluppato poi il disegno, avevamo anche sentito Gandini e Gandini stesso ci aveva detto: vedo volentieri i disegni. Piero Rivolta ha partecipato più volte nella definizione dei particolari, sì che ha detto: ok, questa qui è la macchina che avevo intenzione di fare. L'obiettivo primario era riprodurre nel modo più fedele possibile quello che era stato il disegno originale. Partire oggi a fare una macchina da 0 a 0 ha dei costi sovrumani. La parte assolutamente vincolante era il cristallo davanti. Oggi realizzare un cristallo stratificato e omologato per poter girare in strada diventa veramente costoso. La decisione era stata quella di scegliere un modello di base che doveva avere sicuramente un motore americano che assomigliasse, almeno nella zona centrale della macchina, al Grifo 90. L'interasse perfetto delle 2 ruote era il Corvette C5. Corvette C5 che ho preso io in un'asta, erano le 4:30 della mattina. L'abbiamo trovato negli Stati Uniti, comprato con eBay. Iniziano i lavori. La macchina è arrivata nel 2007, il modello. La costruzione è finita nel 2010. È stato davvero pesante. Nottate passate in piedi,
a risolvere tutti i problemi, perché la costruzione di una macchina non è solo quella di fargli il vestito. I problemi nascono dopo. Le porte devono aprirsi, le cerniere che erano originali non vanno più bene, il cofano deve aprirsi. Disegna, fai, prova, disfa. Cruscotto l'abbiamo rifatto, abbiamo solo tenuto la strumentazione che serve per far andare il motore. Piano piano abbiamo fatto tutto. Siamo riusciti a omologarla. Oggi sul libretto di quella macchina c'è il Maker GM Mako Shark, modello ISO rivolta Grifo 90. Partiamo da una macchina che è un Corvette C5 Z06, quindi l'ultima evoluzione del C5. La macchina ha il controllo della trazione, ha l'ABS, ha gli airbag, tutto quello che può avere una macchina moderna. Dal punto di vista tecnico, negli anni 90 era davvero molto avanti. La forma era già stata studiata per avere un'aerodinamica eccezionale. Gli occhi, al tempo c'era l'abitudine a far salire le palpebre, invece le sue vanno all'interno del cofano per evitare l'alta velocità, l'attrito con l'aria. Sotto è molto chiusa, gli specchietti hanno delle venature per il distacco dei vortici. Idem la parte del posteriore che è tronco. Il cambio assolutamente manuale, è bilanciata. Col fatto che è stata fatta tutta in materiale composito, la macchina pesa davvero poco, siamo attorno ai 1200 kg. Il motore era stato scelto quello dello ZR1, quindi monoblocco in alluminio. Partiva da 435 cavalli, noi l'abbiamo portato attorno ai 490 e le sensazioni sono davvero forti. Anche se è finita dal 2010. La Grifo 90 non è storica. Insomma, era un lavoro davvero ben riuscito. Peccato che non ha preso piede. Perché è rimasta sola quella macchina lì? Da quando abbiamo iniziato sono passati quei 4-5 anni per arrivare al prototipo. E siamo entrati in piena crisi, l'entusiasmo iniziale si è spento. Poi sinceramente quando qualcuno mi ha detto no, io la voglio di questo colore piuttosto che di quell'altro, gli interni la voglio così, con quello che mi è costato dal punto di vista fisico, quella macchina, ho detto, non vale la pena. Cioè, io ho perso 10 anni di vita con quella macchina lì. Ho peccato sicuramente di presunzione. Quello di poter portare avanti un progetto che sicuramente andava oltre le mie possibilità, sia tecniche che fisiche. Però il progetto è finito. Grazie anche alla vicinanza dei ragazzi, della moglie. La macchina c'è. Ce n'è una, è in buona compagnia perché c'ha altre sorelle nel garage. È una parte di me. Quando l'ingegnere Rivolta ha visto la macchina, mi ha detto: è quella che volevo. Il marchio mettilo perché questa è una ISO. L'ultima ISO.